Per divertirsi con la propria e-bike c'è bisogno della giusta intesa. Prendere confidenza con la meccanica, con l'elettronica, ci deve essere feeling. Ecco i miei 5 suggerimenti per essere in sintonia con la tua e-bike. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Che voi abbiate acquistato una bicicletta nata elettrica oppure come me l'avete resa elettrica grazie a un kit, questi sono i miei 5 suggerimenti per rendere piacevole la vostra esperienza con l'e-bike. 1. Io partirei dalle gomme. Suggerisco delle gomme con una carcassa e spalla particolarmente robuste. Una gomma troppo leggera aumenterà notevolmente anche il rischio di forare. Tenete conto che una e-bike pesa almeno una ventina di chili e in fuoristrada, nei percorsi accidentati e soprattutto in discesa, la pressione a cui sono sottoposte le gomme è davvero tanta e basta veramente poco per pizzicare la gomma e forare, soprattutto se si ha la camera d'aria. In generale la pressione delle gomme va abbassata quando ci sono salite, magari sconnesse o con fango, mentre va aumentata nelle discese. Se non avete con voi una pompa meccanica o elettrica per eseguire queste operazioni nelle vostre uscite, è meglio mantenerle più gonfie rispetto ad una mountain bike muscolare. Eviterete drasticamente le forature e, cosa da non sottovalutare, risparmierete anche un 10-15% di autonomia della vostra batteria. E visto che parliamo di batteria, 2. La batteria. Ricordatevi di uscire sempre con la batteria ben carica, anche se ne avete una grossa come la mia da 840 Wh, soprattutto se non conoscete il percorso. Partire con la batteria che indica il 50% di carica vi assicuro che non vi garantisce la metà dell'autonomia nominale. Per poter percorrere tanti chilometri bisogna prendere confidenza con i livelli di assistenza, potenza del motore e non abusarne. Per non rischiare di trovarsi con la batteria scarica in mezzo ai monti. 3. Il cambio. Con l'e-bike il segreto è trovare il giusto equilibrio tra la marcia inserita nel cambio meccanico, la frequenza della pedalata muscolare abbinata al giusto livello di assistenza. In prossimità di una salita conviene intervenire prima nel cambio meccanico ed inserire una marcia che ci faciliti la salita, facendoci mantenere una pedalata abbastanza regolare e, a questo punto, se lo sforzo aumenta, inserire un'assistenza del motore superiore. Cambiare quando si è nel pieno della salita, magari impegnativa, non è consigliabile. È come se in automobile volessimo cambiare marcia mantenendo premuto l'acceleratore e senza premere la frizione. Con l'e-bike si rischia di sforzare notevolmente la meccanica, di perdere l'equilibrio e anche di rompere la catena. Quando si cambia nell'e-bike occorre allentare momentaneamente la pedalata mentre si inserisce la marcia e poi si riprende a pedalare. Spesso la potenza del motore ci permette di salire anche con una marcia non ottimale, ma ovviamente sforziamo inutilmente il motore e consumiamo di più la batteria. 4. Altezza della sella. Avere una giusta postura in bicicletta è fondamentale per ridurre lo sforzo fisico, per divertirci e per correre anche lunghe distanze e non ritrovarci con dei fastidiosissimi mal di schiena. Esistono i biomeccanici che possono mettervi in sella in maniera perfetta. Vi lascio in descrizione un mio video con alcuni suggerimenti base su come regolare la sella. In linea di massima la sella va abbassata soprattutto in discesa, dove per ottimizzare il nostro baricentro dobbiamo portare più indietro possibile il sedere rispetto alla sella, per poi riportarla nella sua posizione neutra quando riprendiamo il percorso normale. Con l'e-bike pedalare con una sella troppo bassa, ad esempio in una strada pianeggiante, può sembrarci anche normale, perché il motore non ci fa percepire alcuna fatica particolare, ma in realtà anche qui stiamo consumando più batteria, in quanto la postura sbagliata ci impedisce di contribuire con le nostre gambe, con poco sforzo e in maniera efficace alla pedalata. Inoltre saremo più soggetti a contratture muscolari. 5. La manutenzione.
È importante subito dopo un'uscita pulire le parti più esposte a fango e polvere come le forcelle e il cambio, e occhio sempre all'usura dei freni. Non sottovalutate mai un rumore inconsueto e in questo caso meglio rivolgersi al proprio meccanico di fiducia. La sicurezza prima di tutto. Bene, questi erano i miei 5 suggerimenti per essere in sintonia con la vostra e-bike. Se il video vi è stato utile mettete un bel mi piace, continuate a scrivere e a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.